Salve a tutti. In questo anno di video scusatemi il suono un po' nasalino della voce perché ho ancora i sintomi del Covid, c'ho un po' di raffreddore. Quindi in quest'anno praticamente un sacco di persone sui vari social, sulle cose eccetera, mi hanno scritto un sacco di domande. Una volta ho fatto anche un po' una richiesta sui vari gruppi, insomma, di cosa preferirebbero che parlassi, e sono uscite un sacco di cose, c'è un elenco infinito di domande. Allora, siccome magari fare un video per ogni cosa magari è lungo, ho pensato che potrebbe essere interessante fare dei video in cui rispondo velocemente a delle domande, così almeno uno si leva la curiosità. Prima domanda: per improvvisare devo studiare tanta tecnica? Questa è una delle domande più frequenti. No, assolutamente no. Nel senso che avere molta tecnica non è una condizione sufficiente a improvvisare. Questo è il concetto. Non dipende da quanta tecnica hai se riesci a improvvisare. Dipende proprio da altre cose che ho trattato anche nei video, che fondamentalmente sono la capacità di immaginare, quindi potenziare la capacità di immaginare musica nella testa, sentirla nella testa e immaginarla, e la velocità con cui poi vediamo sulla tastiera dove sono quelle cose che immagino. Vi rendete conto che con la capacità di muovere le mani molto velocemente su una cosa già prefissata, scale, esercizi, studi, letture, eccetera, eccetera, le due cose non hanno praticamente nessun legame. È chiaro che se uno sviluppa una immaginazione fortissima, incredibile, e pensa cose complicate da fare, poi deve avere la tecnica, la capacità delle mani per farle, ma in genere queste due cose camminano insieme: più esplori e più tecnica metti a disposizione della tua immaginazione. Ogni giorno studio tanto, però non vedo risultati. Questa è un'altra questione capitale, e fondamentalmente, perché uno studia e non ottiene risultati? È molto semplice: perché sta sbagliando quello che studia, sta sbagliando come lo studia, sta sbagliando maestro, sta sbagliando qualcosa. Che noi, se ci allineiamo bene in qualsiasi cosa, miglioriamo. La stessa cosa per la palestra, la stessa cosa per qualsiasi capacità noi vogliamo sviluppare. Se ci alleniamo nel modo giusto, cresciamo, vediamo risultati. Ovviamente siamo tutti diversi, c'è qualcuno che ne vede di più, qualcuno che ne vede di meno. E poi c'è una cosa che io spesso dico sempre, no? Che è una cosa orientale, cioè il concetto di beneficio invisibile. E cioè, che cosa voglio dire? Significa che a volte, lavorando su un qualcosa, noi in realtà stiamo seminando, stiamo facendo crescere un beneficio che però per un certo tempo non è visibile, come quando piantiamo un seme, no? Piantiamo il seme cresce, in realtà noi lo curiamo, lo annaffiamo, lo conciniamo, però magari non esce subito, esce a un certo punto. Però non è che il nostro agire sia inutile, il nostro agire sta accumulando un beneficio che per ora è invisibile, e poi a un certo punto spunta la piantina del fagiolo. E così è anche con queste cose qua, non sempre. Quindi ci può essere un lavoro che non dà frutti immediatamente, ma in genere, se noi lavoriamo, ci alleniamo e non otteniamo risultati, significa che stiamo sbagliando cosa, come e spesso anche con chi la studiamo. Per trovare gli accordi a orecchio serve l'orecchio assoluto? No, assolutamente no. Questa cosa dell'orecchio assoluto è una leggenda, nel senso che non c'è bisogno di avere l'orecchio assoluto per essere un buon musicista. Io, me la cavicchio e non ho l'orecchio assoluto. Ho sviluppato un buon orecchio relativo. Cioè, che cosa significa? Un orecchio relativo significa che una volta che nella nostra testa si è
chiarito un riferimento, siamo in Do, ok? Una volta avendo questo riferimento, quindi che Do è la fondamento del primo grado, che Sol, eccetera, eccetera, poi possiamo, allenandoci, riconoscere le progressioni degli accordi. Assolutamente sì. E in questa cosa è molto importante associare all'allenamento dell'orecchio una chiarezza di visione dell'armonia che si ottiene attraverso lo studio dell'armonia funzionale e l'analisi armonica, cosa che insomma tratteremo. Questa la dobbiamo trattare, l'abbiamo spiegata nei video, ci sono 6 video in cui io spiego i 6 punti fondamentali dell'armonia. Se ve li andate a vedere probabilmente iniziate a capire più cose e quindi avere un supporto cognitivo al vostro orecchio. Gli accordi devo impararli a memoria, i giri armonici pure? Sì e no, nel senso che noi non funzioniamo come musicisti solamente con il cognitivo. 1, 2, anche il cognitivo, cioè il cognitivo significa ricordarsi il mi settima, la minore, come se fosse una filastrocca senza senso. Quindi imparare a memoria una filastrocca. Tantomeno imparare a memoria i movimenti che corrispondono a questi accordi. Attenzione. Per il modo più funzionale per fare questa cosa è, come ho detto prima, studiare l'armonia funzionale e quindi riuscire a trasferire, a tradurre le progressioni armoniche, significa le sequenze, no? Di accordi in gradi e quindi in numeri, quindi in rapporti con la tonalità vigente. Non per esempio, faccio un esempio semplice: Do maggiore, La minore, Re minore, Sol settimo. Questo è un giro famoso, un giro armonico di Do, che se io guardo rispetto alla scala di Do maggiore sarà la prima nota, la sesta nota, la seconda nota e la quinta nota di Do, La, Re, Sol, con delle qualità di accordi. Se io conoscessi l'armonia bene, saprei che quello lo posso rappresentare come primo, sesto, secondo, quinto, che è una cellula armonica che spesso si chiama, che in genere si chiama giro o turnaround, se vogliamo fare gli americani. È un dato solo, il turnaround è primo, sesto, secondo, quinto, con delle qualità armoniche associate, quindi non c'è bisogno di imparare a memoria le pappardelle delle sequenze armoniche, ma c'è bisogno di studiare bene l'armonia. Le scale le devo studiare sul piano o posso usare il mio strumento? Allora, sono due cose completamente differenti. Gli strumenti, tranne il pianoforte o gli strumenti a tastiera, sono in genere fuorvianti perché sono storti, no? Vabbè, la tromba per esempio ha 3 pistoni, immagina, solo 3 tasti e con quei tasti fai 200.000 note, quindi già c'è un casino di pazzi. La chitarra è tutta confusionaria perché già basta pensare che le note acute stanno più giù, quindi se tu dici scendi giù, scendi su, non sai mai se vuoi dire andare più in alto o più in basso, per esempio. Poi le note stanno a destra, a sinistra, sotto, sopra, quindi è visivamente, da un punto di vista di organizzazione visiva e quindi di comprensione cognitiva, molto confusiva. Il sassofono non ne parliamo proprio, c'ha tutte le chiavine laterali, a volte la nota più acuta sta più sotto, a volte sta più sopra, a volte sta di lato. Quindi che cosa significa? Che per sviluppare una visione chiara di come funziona la musica bisogna usare il pianoforte perché è uno strumento lineare. Il Do centrale sta solo qua, il Re, il Mi, Fa, queste salgono, la scala di Re c'ha 2 tasti neri e si vede, che è un'altra cosa fondamentale perché sugli altri strumenti, per esempio, i tasti neri sono uguali ai tasti bianchi, sono buchi, posti, no? È chiaro qual è il discorso? Quindi no, non devi usare il tuo strumento per imparare le scale, per imparare la meccanica delle note, gli intervalli, eccetera, eccetera. Devi studiare il tuo strumento, le scale, la tecnica sul tuo strumento per suonare agilmente sul tuo strumento. Sono 2 cose diverse, ma la visualizzazione, la comprensione della meccanica delle note va sempre fatta sul pianoforte. Non lo dico io, lo dicono molti colleghi molto più esimi di me.
la scala minore melodica è quella che sale in un modo e scende con la minore naturale. Allora, ovviamente negli anni, nei secoli, ci sono stati vari modi di nominare la cosa. Per la visione classica, quella là diciamo da conservatorio, la scala minore melodica sale in un modo e poi scende in un altro modo e non ci interessa qual è. Quello che ci interessa a noi è che nella musica moderna, nel jazz, nella musica pop, la scala minore melodica sale e scende in un solo modo, è sempre la stessa, ed è una scala molto semplice perché è la scala maggiore con la terza minore. Quindi scala di Do, questa è la scala maggiore che tutti conosciamo, la scala minore melodica di Do è questa qua, identica con la terza minore, o bemolle, insomma. Sale così e scende così, quindi nello stesso modo, nella armonia moderna. Quanti modi delle scale devo studiare per suonare? Ho fatto anche un video sui modi, credo che ne dovrò fare qualche altro. La domanda è mal formulata, cioè voglio dire, quanti modi delle scale devo studiare per suonare? Allora, per suonare non devi studiare i modi delle scale, devi studiare la tecnica, la letteratura, per suonare. Per improvvisare, invece, i modi sono un casino, fondamentalmente, e non servono per improvvisare, per incominciare a improvvisare. Sono uno strumento, perché i modi sostanzialmente sono semplicemente altre scale, come abbiamo detto nel video. Modo maggiore, quello ionico, è questo qua. Quello là dorico c'ha la terza bemolle e la sesta bemolle. Quindi è un'altra scala di Do, diversa da Do. Quello lidio c'ha la quarta più. Quello mi sol lidio c'ha la settima bemolle. Queste sono altre scale, va bene, che specialmente all'inizio non servono proprio per improvvisare, assolutamente no. Quindi per suonare i modi non servono proprio perché ti serve la tecnica, saper leggere le partiture se vuoi studiare musica classica, insomma, altre cose proprio. E se vuoi iniziare a suonare jazz e vuoi improvvisare, proprio no, serve la scala maggiore, la scala minore melodica e la scala diminuita. Queste sono le tre scale, in più ci possiamo mettere la pentatonica che è una mezza scala, insomma, diciamo. Però no, non servono. Questa è una domanda che è semplice, diciamo. Perché se sono in sol maggiore il tasto nero non lo posso chiamare sol bemolle? Allora, perché non lo posso chiamare? Semplicemente perché quando io chiamo un tasto nero con un determinato nome, tipo nel caso in particolare fa diesis o sol bemolle, non è semplicemente, io quando chiamo fa diesis o lo chiamo sol bemolle do una doppia indicazione, cioè se lo chiamo fa diesis dico di suonare questo tasto qua, ma dico anche che il fa non c'è perché l'ho chiamato fa diesis, quindi fa diesis significa non suonare fa, suona il tasto nero dopo. Se io lo chiamassi sol bemolle, io ti darei un'altra indicazione, cioè ti dico che sol non lo devi suonare e devi suonare il tasto nero prima che si chiama sol bemolle, ma a questo punto, essendo la scala di sol, io non ti posso dire di non suonare sol, perché sol è la prima della scala, quindi per non fare confusione questo tasto in sol lo devo chiamare fa diesis. Allora, bella questa domanda. Se ho pochi minuti al giorno per esercitarmi, cosa devo scegliere di fare? Tecnica, armonia o ear training? Anche qua dipende da qual è la tua finalità. Se la tua finalità è suonare musica classica, tecnica. Se c'hai poco tempo, tecnica, perché non vai da nessuna parte senza la tecnica. La tecnica è molto importante nella musica classica e va allenata tutti i giorni, cioè se non lo fai per 3 giorni peggiori drasticamente.
Se vuoi fare jazz, allora no tecnica, non perché la tecnica non serve, ne abbiamo già parlato prima, ma perché ci sono delle cose più importanti che vanno allenate, e quindi armonia, sicuramente, la prima cosa. Quindi visualizzazione degli oggetti, quindi memorizzazione, quindi provare a suonare degli accordi, sentire come suonano, cantare i pezzi come facciamo noi, e tutte quelle cosine là. Se poi hai un po' di tempo in più, l'ear training, però l'ear training è una cosa che si può fare anche lontano dallo strumento, si può fare in macchina, si può fare, insomma, ci sono mille modi, quindi io consiglierei vivamente di studiare visualizzazione, armonia, allenare il cervello alla velocità di vedere le cose, calcolare gli accordi, vedere gli intervalli, eccetera, eccetera. Ultima domanda per ora, per questo video: c'è un modo giusto di chiamare gli accordi? Allora, no, non c'è un modo giusto, c'è un modo che più o meno è convenzionale in gran parte del mondo, insomma, diciamo. Ci sono dei posti, come specialmente il Sud Italia, in cui per qualche misteriosa ragione che forse un giorno scopriremo, in realtà la sappiamo, e l'accordo maggiore settima, quindi Do, Mi, Sol, Si, viene chiamato settima più, settima aumentata, che è ovviamente una follia, no? Dato che sono le note della scala Do, Mi, Sol, Si, quindi un maggiore settima, quel major seven, no? Che si dice in inglese, ovviamente prima, terza, quinta e settima della scala naturale. Quindi questa settima aumentata da dove viene? È una storia lunga, qualche volta lo raccontiamo. Minore, settima, più o meno lo dicono tutti quanti così. L'accordo settima, quello semplicemente settima, quindi il Do, Mi, Sol, Si bemolle, ok? Questo accordo qua, in genere si omette la qualità, proprio perché in realtà non ha una qualità, non è né maggiore né minore, quindi si dice Do settima. Se vuoi fare il filosofo, Do settima di dominante, quindi Do maggiore, o Do maggiore settima, o Do major seven, Do minore, o Do minore settima, Do settima, o Do settima di dominante. Poi c'è in realtà quell'accordo col doppio nome, qualcuno lo chiama in minore settima quinta bemolle e altri per velocità lo chiamano semidiminuito, che è un accordo minore che invece di avere la quinta c'ha la quinta bemolle, e quindi qualcuno lo chiama minore settima quinta bemolle, qualcuno lo chiama semidiminuito, ok? E poi infine c'è l'accordo diminuito, che è molto simile a questo, solamente che c'ha la settima ulteriormente abbassata, si chiama settima diminuita, e si arriva a questa forma qua. Quindi questo è il modo un poco più universalmente, diciamo, condiviso di chiamare gli accordi. Poi uno se ne può inventare un altro, oppure, ripeto, in alcune parti del mondo ci sono delle abitudini diverse, ma diciamo Do maggiore o maggiore settima o major seven, Do minore o minore settima, Do settima di dominante o semplicemente Do settima, senza né maggiore né minore, Do minore settima quinta bemolle o Do semidiminuito, Do diminuito. Spero di essere stato, diciamo, sufficientemente chiaro, anche se, diciamo, la trattazione era molto breve, però ho pensato di farla un po' ogni tanto questa cosa, di prendere un po' di domande e di rispondere in maniera che uno almeno, insomma, si leva lo sfizio, si leva la curiosità, si chiarisce una piccola cosa. Come sempre, buon divertimento e ci vediamo al prossimo video.